Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova lezione su Creo Parametric 12. In questa lezione voglio fare con voi un esercizio di modellazione solida passo passo, che secondo me è di un livello un po' più alto rispetto agli esercizi precedenti ed è adeguato per un livello intermedio. Detto ciò, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare le notifiche e a questo punto cominciamo con la modellazione. Facciamo però prima una breve analisi del disegno che vedete all'interno del mio browser, che è un PDF del disegno quotato dell'oggetto che andremo a realizzare. Si tratta, come è chiaro, di un albero a gomito. Andiamo un po' a zoomare, un albero gomito ovviamente con il suo perno di manovella, che è questo oggetto qui, con i suoi due bracci di manovella, dotati ovviamente di contrappesi che si vedono meglio sulla vista a destra. Ovviamente il disegno in questione ve lo fornirò mettendo un link in descrizione da cui potrete scaricarlo. Poi abbiamo il perno di banco destro e il perno di banco sinistro. Questo esercizio sarà comunque comodo per mostrarvi alcune funzionalità che sono, ad esempio, la possibilità di creare filettature cosmetiche, come anche la possibilità di costruire un foro inclinato, come è richiesto in questo caso. Detto ciò, iniziamo subito a disegnare. Vi ricordo semplicemente che nel disegno ci sono anche le due viste inferiori, così come una vista in 3D che può aiutare a comprendere meglio come è fatto questo oggetto. Quindi iniziamo a modellare. Come ho già detto, io parto dalla parte che secondo me è più importante di questo modello, ovvero dal perno di manovella, che presenta una lunghezza di 40 e un diametro di 35 indicato sulla vista a destra. Parto da questo e lo costruirò in maniera simmetrica rispetto al piano right, proprio perché poi probabilmente utilizzerò anche delle specchiature per realizzare i due bracci di manovella. Quindi iniziamo, estrusione, scegliamo il piano di sketch, disegniamo un cerchio. Questo sarà di diametro 35, questo cerchio come vedete io l'ho disegnato un po' sollevato rispetto al riferimento del piano top, che sarebbe questa linea tratteggiata, perché effettivamente il perno di manovella è disassato rispetto ai perni di banco e il disassamento, lo andiamo a vedere, è di, eccolo qua, di 41 mm. Ok, confermo lo sketch anche in questo modo, cambio la profondità di estrusione in modo che sia simmetrica e cambio la profondità dell'estrusione. Quindi spengo i piani e confermo. Poi andiamo a fare lo spallamento, che zoomando sul disegno che vi stavo mostrando è uno spallamento di profondità o spessore, 1 mm che dir si voglia, diametro, vediamo che il diametro è indicato qui ed è 40. Anche questo lo andremo a fare con un'estrusione, scegliamo al solito il piano di sketch, prendiamo in questo caso come riferimento la superficie cilindrica appena realizzata, in modo che potremo agganciarci facilmente a questi bordi, anche perché nel caso di modelli più complessi, come può essere questo, io preferisco avere il massimo controllo dei riferimenti a cui ci vincoliamo all'interno dello sketch e quindi in genere disattivo gli snap alla geometria del modello, perché non mi consentono una gestione attenta dei riferimenti, mentre invece se li disattivo sì, li gestisco da solo e scelgo io a che cosa vincolarmi con esattezza. Quindi a questo punto prendo il cerchio, mi aggancio qui e faccio un diametro un pochino più ampio, perché questo deve essere da 40. Confermo, cambio lo spessore che deve essere 1 e confermo di nuovo. A questo punto passo a realizzare quello che è il braccio di manovella con il suo contrappeso. Lo faccio con un'unica estrusione, anche se semplificherò un po' la forma di questo oggetto che vediamo qua, eviterò di fare i raggi, eviterò di fare questi smussi che troviamo qui. Però teniamo a mente le varie quote, che sono una larghezza di 46, un raggio 61, che poi possiamo anche considerare tangente al diametro 40 dello spallamento precedente, l'inclinazione di 120 gradi tra i due lati obliqui del contrappeso, 16,5 che è l'altezza dei lati verticali del contrappeso, 108 la sua larghezza e 118 il raggio. Quindi andiamo a fare questo tipo di sketch, facciamo un'estrusione, scegliamo il piano di sketch, in questo caso ci orientiamo sul piano di sketch e disegniamo questa geometria. Visto che è un pochino complessa, preferisco disegnarne una metà per poi specchiarla, quindi partiamo dall'arco di circonferenza che sarà centrato qui, che fa questo tipo di percorso,
Poi col comando linea disegniamo una linea verticale, una linea inclinata, un'altra linea verticale e poi interrompiamo la linea e disegniamo un arco di circonferenza che deve essere centrato qua, ma non ho il riferimento, quindi lo prendo, mi riferisco a questo, chiudo e non so se vedete, ma ecco qua, adesso ho questo riferimento qui. Prendo di nuovo l'arco di circonferenza e disegno un arco che va da qui a qui. Ok, adesso seleziono tutto lo sketch appena fatto, lo specchio rispetto alla linea di riferimento centrale e inizio a cambiare le quote. Questo deve essere 61, abbiamo detto. Poi metto una quota della distanza di questi due segmenti verticali, che deve essere 46, dell'angolo tra questi due segmenti obliqui, che deve essere 120, della distanza da questi altri due segmenti verticali, che deve essere 108. Questo raggio lo cambio e lo porto a 118 e poi metto questa quota che deve essere 16.5. Eccola qua. Un piccolo dettaglio, questo raggio 61 fa sì che questo arco di circonferenza sia tangente a questo e effettivamente io potrei anche mettere un vincolo di tangenza che probabilmente trasferisce maggiore intelligenza al modello, nel senso che se cambia il diametro dello spallamento, il raggio 61 lo segue. Quindi preferisco fare questo passaggio. Aggiungo un vincolo di tangenza tra questo e questo. Ovviamente aggiungendo questo vincolo mi si apre la finestra di risoluzione dello sketch che mi dice ok, ma vi devi risolvere questo conflitto e quindi io gli dico che il raggio 61 non lo voglio come una quota che guida il modello, ma lo voglio come una quota di riferimento. Quindi clicco su dim ref. La traduzione non è efficacissima, però sostanzialmente serve a convertire una dimensione in una quota di riferimento. Eccola qua. E quindi adesso c'è il vincolo di tangenza. Confermiamo. Questo oggetto ha uno spessore ben preciso che è indicato sul disegno, me lo vado a cerchiare ed è un 18. Eccolo qui. E quindi gli do spessore 18. Confermo. Mi seleziono le due estrusioni precedenti e il comando specchia che mi appare nella mini toolbar vado a specchiare rispetto al piano right che in realtà posso anche selezionare da qui senza necessariamente doverlo accendere. Ok, confermo e quindi ho specchiato i due bracci di manovella con i relativi contrappesi. Adesso mi preoccupo di fare i due perni di banco. Noterete che sto eseguendo una modellazione che si concentra principalmente sul generare una geometria corretta con le quote giuste, ma ancora grossolana, ancora da rifinire e le rifiniture le faremo successivamente. È bene, secondo me, sempre concentrarsi sul 70-80% della geometria solida per poi rifinirla successivamente con arrotondamenti, smussi, eventuali scarichi, eventuali gole, eccetera, eccetera, eventuali fori e così via. Quindi ci occupiamo adesso del perno di banco di destra che presenta uno spallamento di diametro 42, eccolo qua, con profondità 1,5. Ovviamente i pani di banco saranno fatti da diverse estrusioni che faremo più o meno in sequenza, quindi i passaggi possono essere un po' ripetitivi, però ci aiutano a scomporre una geometria, tra virgolette, complessa in tante geometrie semplici, che secondo me è sempre il modo migliore di procedere. Quindi facciamo questa estrusione, scegliamo questa faccia come piano di sketch. Se vogliamo ci orientiamo, disegniamo un cerchio. 42 di diametro, confermiamo 1.5 come profondità e confermiamo nuovamente. Passiamo all'estrusione successiva che sarà sempre cilindrica di diametro 35 e profondità 20. Quindi estrusione, scegliamo questa faccia, prendiamo il cerchio, lo mettiamo qui, 35, confermiamo, 20 e confermiamo. Ancora passiamo all'estrusione successiva che sarà sempre cilindrica, di diametro che è indicato nella vista di sotto 28, eccolo qui, profondità 37. Quindi estrusione ancora, scegliamo la faccia, prendiamo il cerchio, lo agganciamo qui, 28, confermiamo lo sketch
35. Il fatto che faccio tante estrusioni con degli sketch molto semplici ci consente poi di poter correggere eventuali errori molto velocemente perché ogni sketch ha pochissime quote, quindi è facile andare a individuare la quota che dobbiamo correggere. Ancora estrusione, scusatemi, vado nel browser, vado a fare l'ultima estrusione cilindrica, è una zona che poi sarà filettata, quindi diametro M20, quindi il diametro nominale è proprio 20, di conseguenza la profondità invece è 22. Quindi di nuovo estrusione, scelgo la superficie di sketch, disegno nuovamente un cerchio, confermo lo sketch, non gli ho dato la quota ma adesso la correggiamo, 22, confermo, poi seleziono la feature e gli dico modifica il diametro, l'ho lasciato a un valore un po' approssimativo ma deve essere 20. Ok, adesso passiamo a fare il perno di banco di sinistra, quindi di nuovo mostriamo il browser. Le dimensioni sono più o meno simili a quelle di destra, ma possono cambiare alcuni valori, soprattutto alcune lunghezze. Il primo spallamento è da 42 con profondità 3, quindi di nuovo estrusione cilindrica, scegliamo la faccia, prendiamo il cerchio, 42, confermiamo, profondità 3 e confermiamo. Poi passiamo alla seconda porzione cilindrica di diametro 35 e profondità 28, quindi di nuovo estrusione, scegliamo questa, 35, confermiamo, e 28 di profondità. Di nuovo confermiamo. Poi dobbiamo fare questa porzione qui che è in parte cilindrica, in parte troncoconica. Non possiamo farla con due estrusioni differenti perché in realtà non abbiamo le informazioni che ci dovrebbero servire a realizzarla in questo modo perché non abbiamo l'altezza della parte cilindrica, ovvero non conosciamo a che quota sta questo spigolo da questo, così come non conosciamo l'altezza della sola parte troncoconica. Conosciamo l'altezza complessiva che è questo 60,5, conosciamo l'angolo al vertice del tronco di cono che è 8 gradi, conosciamo il diametro massimo del tronco di cono che è 30 e che quindi corrisponde al diametro di questa porzione cilindrica, così come conosciamo il diametro minimo che è 25. Quindi secondo me la cosa migliore da fare è quello di procedere con una rivoluzione. Scelgo come piano di sketch il piano front, prendo come riferimento questa superficie e inizio a disegnare la figura che poi per rotazione intorno a un asse di mezzeria che disegnerò mi genererà quella geometria. Eccola qui, metto un asse di mezzeria, questo mi consente anche di avere tutte quelle quote che sono i diametri piuttosto che gli angoli al vertice, eccetera. Quindi, come vedete, automaticamente praticamente mi ha già mostrato le quote che in realtà mi servono. Quindi andiamo a cambiare i vari valori. Questo deve essere 30, questo deve essere 25, questo deve essere 8 e questo deve essere 60,5. Confermiamo e ho ottenuto questa rivoluzione. Ok, fatto questo passiamo a realizzare l'ultima estrusione cilindrica sul piano di banco di sinistra, andiamo a vedere sempre il browser che informazioni ci dà, è sempre un diametro M20 perché poi sarà filettato, eccolo qui, con una profondità 17, quindi lo facciamo di nuovo con un'estrusione cilindrica, scegliamo la faccia di sketch, prendiamo il cerchio e di nuovo agganciamo il cerchio qui e modifichiamo il suo diametro che è 20 e lo confermiamo e di conseguenza cambiamo la profondità che deve essere 17. Ok, in maniera grossolana, diciamo, il modello è stato realizzato, mancano tutta una serie di altre lavorazioni di rifinitura, in particolar modo i fori, che secondo me sono importanti, così come anche abbastanza importanti, probabilmente sono degli alleggerimenti, non sono dei veri e propri smussi, sono queste lavorazioni che vediamo qui e anche nell'altra vista. E le andiamo a fare, direi, subito, poi passiamo ai fori
e passiamo alle sedi per le linguette, eventuali scarichi, dopodiché direi mettiamo le filettature cosmetiche, eccetera, eccetera. Quindi passiamo a queste lavorazioni di alleggerimento, di rifinitura che troviamo qui, con inclinazione 45 gradi e distanza del vertice basso del taglio di 9 mm dal centro del perno di manovella. Quindi prendiamo di nuovo l'estrusione, scegliamo questo piano di sketch, ci orientiamo, prendiamo come riferimento questa superficie e questa. Disegniamo una linea che va da qui a qui, cambiamo le quote, mettiamo una quota dell'angolo di 45 gradi che a noi interessa, prendiamo anche, ma direi che mettiamo una quota anche di questo vertice da questa superficie cilindrica che io non ho scelto precedentemente come riferimento, ma appena la scelgo per mettere delle quote o dei vincoli, me la prenderà come riferimento. Tasto centrale, mi ha messo la distanza sbagliata, torno indietro, seleziono questa, seleziono la superficie cilindrica, tasto centrale, eccolo qui, mi ha messo la quota che a me serve, che cambia e porto a 9 e noterete, vediamo se riesco a farvelo vedere, che ci ha messo anche il riferimento con la superficie cilindrica. Ok, a questo punto cosa faccio? Esco dal comando delle quote, seleziono questo sketch, lo specchio rispetto a questo riferimento e poi chiudo l'arco di circonferenza in questo modo. Confermo, inverto, gli dico di rimuovere materiale nella direzione opposta e cambio la profondità, gli dico attraversa tutto e confermo nuovamente. Poi faccio l'estrusione a partire da questo piano di sketch che serve a farmi gli altri smussi, che sono quelli che vediamo qui, che poi ripeto non sono dei veri e propri smussi, ma sono dei tagli brutali, passanti. In questo caso l'inclinazione è di 30 gradi e abbiamo questa quota di riferimento di 20. Perché di riferimento? Perché in realtà questo vertice qui che cerco di mostrarvi con il mio mouse cade proprio sull'asse del perno di manovella. Quindi anche qui mi prendo dei riferimenti all'interno di questo sketch che sono a questa silhouette, a questa faccia e se voglio mi posso anche prendere già il riferimento all'asse del foro. A questo punto prendo la linea, cerco di non vincolarmi al punto medio, ma la disegno un po' spostata in modo che mi dà unicamente un vincolo di coincidenza e dopodiché mi aggancio qui. Quindi metto la quota di 30 gradi e se voglio, perché magari voglio comunque mostrare quella quota da 20 di riferimento, la metto come quota di riferimento da questo punto a questo riferimento. Tasto centrale e ho la quota di riferimento. Anche qui, come ho fatto prima, seleziono questo sketch, gli dico mirror e gli posso anche selezionare il piano right direttamente dall'albero e poi chiudo perché per fare un taglio ho bisogno di una catena continua di linee, segmenti, archi, eccetera. Non posso avere due segmenti separati. A questo punto confermo, inverto, gli dico di rimuovere materiale, inverto il lato di rimozione del materiale e gli dico passante, quindi attraverso tutto e confermo. Ok, adesso passo a fare i fori. Per quanto riguarda i fori, direi che usiamo ovviamente il comando foro. Iniziamo con quello del piano di banco di destra, seleziono l'asse, premo CTRL, seleziono la faccia di partenza, vado a vedere le quote, che sono un diametro 9 e una profondità 85. Il foro è un faro trapanato perché presenta la punta conica, presenta anche una svasatura di 60 gradi, che però ha una profondità di 2,5 e qui c'è una piccola questione che dobbiamo risolvere. Allora, diciamo che il faro è trapanato, diametro 9, profondità 85. Se proviamo a mettere la svasatura nel foro, lo possiamo fare, sotto forma possiamo gestire tranquillamente l'angolo e possiamo già portarlo a 60. Però possiamo gestire unicamente il diametro di questa svasatura, il diametro massimo, che in questo caso mi propone a 10,80, ma posso ovviamente variarlo, ma noi questa informazione non ce l'abbiamo, allora devo trovare il modo di ricavarmela. Quindi per il momento direi che disattivo la svasatura, confermo il foro, e quindi la nota del foro mi dà giustamente diametro 9, profondità 85,
ma la svasatura la posso fare con una rivoluzione, ma la posso fare anche con uno smusso. Nel mio caso credo che sia la cosa più semplice, quindi gli dico smusso, seleziono questo spigolo. Lo smusso deve essere uno smusso angolo per D, che però devo invertire perché mi dà l'angolo che a me non serve, quindi inverto il verso dell'angolo e della profondità dello smusso. L'angolo deve essere da 30 gradi, la metà di 60, la profondità deve essere da 2,5 e in questo caso me la propone correttamente. Confermo questo smusso, a questo punto sotto analisi, misura, seleziono lo spigolo e mi vado a vedere che quota c'ha. Ha un diametro di 11,887. Questo valore lo posso selezionare, gli posso dire tasto destro copia, chiudiamo lo strumento di misura, cancelliamo lo smusso, ritorniamo sul comando foro facendo modifica definizione, accendiamo nuovamente lo smusso e sotto forma andiamo qui e gli diciamo tasto destro incolla 11,887. Io direi che possiamo approssimare le ultime due cifre decimali a 9, quindi 11,89. Ovviamente poi il progettista deve conoscere la reale importanza di queste cifre, di questa accuratezza in cui è stata definita questa quota. A questo punto confermo e ho il foro con la svasatura fatta in un colpo solo, svasatura di diametro 11,89, angolo 90, qui mi sono sbagliato, vado a correggerlo, modifica definizione di nuovo, forma e gli dico che la svasatura deve essere di 60 gradi e confermo nuovamente. Ok, quindi questo foro è stato fatto correttamente. Visto che il foro sul perno di banco di sinistra è pressoché simile, anche se cambiano alcune quote, cambia la profondità del foro che deve essere in 115, ma anche il suo diametro che deve essere un 10, la svasatura risulta identica perché è una svasatura da 60 gradi con profondità 2,5, quindi l'incremento rispetto al diametro sarà lo stesso. E quindi se qui andavamo da un diametro 9 a un diametro 11,89, qui andiamo da un diametro 10 fino ad arrivare a un diametro 12,89, perché l'incremento è il medesimo. Quindi, come risolviamo questa cosa? Io direi che possiamo selezionare questo foro e fare copia, incolla, quindi CTRL C, CTRL V, quindi mi fa fare un foro con le stesse caratteristiche, bisogna solo dargli i riferimenti per il posizionamento, quindi l'asse, premo CTRL, la faccia di partenza. L'85 non è più 85 ma è 115, il diametro passa da 9 a 10. Se vado sotto forma devo solo correggere il diametro della svasatura che è 12,89 e confermo. A questo punto vado a fare il foro sul perno di manovella che è un diametro 20 e una profondità 52, sarà sempre un foro trapanato, quindi con la punta conica, e presenta poi questo tipo di lavorazione che faremo successivamente, probabilmente serve come sede di una guarnizione o forse come punto di arresto di una sorta di tappo che probabilmente serve a sigillare il percorso di lubrificazione. Quindi abbiamo detto un foro diametro 20, profondità 52, quindi prendiamo nuovamente il comando foro, selezioniamo l'asse, premiamo CTRL, selezioniamo la faccia di partenza. Profondità la cambiamo subito, 52, il foro è sempre un foro trapanato, il diametro è un diametro 20. E confermiamo. Ovviamente se vogliamo verificare che i fori siano corretti potremmo o fare una sezione oppure mostrare in modalità linee nascoste il nostro modello o cliccando qui oppure premendo direttamente CTRL 5 che è il tasto di scelta rapida che ci consente di abilitare questo comando, quindi basta fare CTRL 5 e passiamo alla visualizzazione con linee nascoste. Poi se vogliamo da qui mettiamo la vista frontale e quindi vediamo che ci sono dei fori all'interno che altrimenti non vediamo. Ritorniamo alla visualizzazione ombreggiata con CTRL 2 in questo caso e passiamo a realizzare il foro in diagonale. Il foro in diagonale è un foro di diametro 3,5 inclinato di 33 gradi che parte esattamente dalla mezzeria del perno di manovella perché dista 20 mm dallo spallamento a destra, che è esattamente la metà di quel perno. Quindi prendiamo il comando foro nuovamente, selezioniamo la superficie cilindrica, agganciamo questa maniglia allo spallamento e cambiamo la quota, la portiamo a 20, agganciamo
quest'altro piano, accendo i piani di riferimento, quest'altra maniglia, scusate, l'agganciamo al piano di riferimento frontale. Il diametro deve essere 3,5 e lo cambiamo subito. Abbiamo bisogno di fare un foro inclinato, lo possiamo fare con il comando foro, basta attivare questa casellina e selezionargli una direzione. Può essere indicata da un asse, da un segmento di sketch, da uno spigolo o anche da un piano. In questo caso questa informazione non ce l'ho, me la vado a creare e di conseguenza mi vado a fare uno sketch al volo con gli strumenti di riferimento al volo che sono presenti in tutti i comandi di modellazione di Creo. Scelgo il piano di sketch come il piano front. Qui se voglio mostro la visualizzazione sezionata, che comunque è un'ulteriore verifica di quello che vado a fare. Mi prendo come riferimento questa silhouette e basta, non mi serve altro. A questo punto disegno una linea che va da questo punto a questo asse e questa inclinazione deve essere 33 gradi. Confermo, rimetto in play la feature foro, quindi riattivo la feature foro, clicco qui per attivare l'orientamento del foro e seleziono lo sketch inclinato. Spengo i piani, ma sono già spenti in realtà, zoom un po' giusto per verificare che il foro lui l'abbia fatto correttamente. La profondità del foro faccio in modo che sia fino a un riferimento e come riferimento riseleziono la superficie del foro del perno di destra, del perno di banco di destra. In questo modo noterò anche sbirciando dentro il foro che mi ha fatto la lavorazione corretta, anche se mi sono dimenticato di fare una cosa, l'inclinazione del foro, infatti mi dava un risultato un po' anomalo, l'inclinazione del foro non l'ho corretta, questo 8 gradi che vediamo qua lo devo portare a 0 gradi. Ok, in effetti adesso il risultato mi sembra sicuramente migliore sempre sbirciando dentro al foro. Eccolo lì. E confermiamo. CTRL 5, F3, che è una mia macro, e quindi vediamo anche questo foro mi consente di arrivare esattamente al foro da 85, sì. Ok, CTRL 2, abbiamo fatto i fori, c'è da fare quella lavorazione sul foro, che è rappresentata sul foro del piano di banco, che è rappresentata da questo triangolino qui, che andiamo un attimino a zoomare, è un triangolino di angolo 30, profondità 3, e che è a 9 mm dalla faccia esterna, diciamo, del braccio di manovella. La andiamo a realizzare, questa direi che la realizziamo con la rivoluzione. Scegliamo il piano front come piano di sketch, mostriamo la visualizzazione sezionata, che è spesso molto comoda, accendiamo, definiamo come riferimento questo bordo, questa faccia, e basta, non mi serve altro. Costruiamo il triangolo, mettiamo le quote che mi servono, questa, la quota angolare di quest'angolo appunto di 30 gradi, la lunghezza di questo cateto di 3 e questa distanza abbiamo detto essere 9. A questo punto confermo la rivoluzione, in questo caso non ho definito dentro lo sketch un asse di mezzeria, glielo seleziono all'esterno dello sketch e lui già mi fa un taglio di rivoluzione. Sempre per verifica, F3, CTRL 5 e quindi vediamo che c'è adesso questo taglio. CTRL 2. Adesso andiamo a fare lo scarico sui bracci di manovella che prima non ho fatto, quindi andiamo a vedere sempre sul browser le dimensioni. Andiamo a rimpicciolire un po' la visualizzazione. Abbiamo degli scarichi che sono di profondità 2,5 mm e che sono ottenuti tramite un raggio da 27,5 e un raggio da 80. Per fare questi scarichi io li faccio con un'unica estrusione a partire dal piano right e qui mi disegno un cerchio, però ho bisogno di prendermi prima come riferimento il perno di manovella, quindi mi disegno un cerchio centrato sul perno di manovella di un certo diametro e un secondo cerchio più grande.
quindi avrò due diametri, seleziono il più piccolo, lo converto in una quota di raggio, deve essere 27,5. Seleziono il più grande, lo converto anche questo in una quota di raggio che deve essere 80. Come vedete io lo faccio spesso, cerco sempre di utilizzare esattamente le stesse quote che mi sono proposte su un disegno per evitare di commettere banali errori di calcolo che a volte possono capitare e quindi perché correre questo rischio. A questo punto confermo. Ovviamente mi fa un'estrusione che inizialmente sembra poco sensata, ma gli dico di rimuovere materiale, ma anche qui può sembrare poco sensata la cosa, gli dico di fare un'estrusione fino a un riferimento e gli seleziono come faccia di riferimento questa. Ma voi mi direte sì, ma se arriva lì non taglia nulla, ma io con un'estrusione, se scelgo fino a riferimento, posso dirgli anche di arrivare fino a un offset di riferimento da questo menu. Quindi gli dico di arrivare fino all'offset e gli dico che l'offset deve essere 2,5 mm. Faccio la stessa cosa sul lato 2, fino a riferimento, scelgo riferimento simmetrico e gli do come offset sempre 2,5. E ottengo quindi ciò che volevo in maniera, secondo me, molto semplice. Confermo e ho ottenuto quello scarico. A questo punto direi che andiamo a definire gli ultimi dettagli, che sono sedi per le linguette, che sono presenti sia sul perno di banco di destra che sul perno di banco di sinistra, l'inserimento delle filettature cosmetiche, delle scanalature di scarico per le filettature e poi i vari arrotondamenti. Quindi iniziamo subito. Andiamo a fare la lavorazione per la linguetta che si trova sul perno di banco di destra, la facciamo con un'estrusione, ma prima andiamo a vedere le quote. Le quote sono un diametro 16, questa quota da 4,5 che ci dà la distanza del bordo del cerchio rispetto alla silhouette del cilindro, e poi abbiamo anche questo 11 che ci dà la distanza del centro del cerchio rispetto allo spallamento successivo. Quindi andiamo immediatamente a farlo. Io in genere questo tipo di lavorazioni le faccio con l'estrusione, anche qui in maniera molto semplice. Scegliamo il piano di sketch che corrisponde al piano front, disegno un cerchio, abbiamo detto diametro 16, poi metto la quota che va da qui a qui, tasto centrale, questa deve essere 4,5, così come la quota che va da qui a qui, tasto centrale, deve essere 11. Confermo, non l'abbiamo visto sul disegno, ma in realtà questo taglio è spesso 5, quindi gli do 5, ma ovviamente deve essere un taglio simmetrico rispetto al piano di sketch, quindi gli dico che deve essere simmetrico e deve essere ovviamente un taglio e confermiamo. Prima sede fatta, vado a fare l'altra sede. In questo caso la situazione è leggermente più complessa perché si tratta di una lavorazione fatta su una superficie troncoconica. Deve essere un'asola di lunghezza complessiva 22, distante 3 da questo bordo, e deve essere una lavorazione in realtà inclinata se la vogliamo fare con un'estrusione. Con un'estrusione riusciamo a farla anche in un colpo solo, ma dobbiamo costruirci un piano di riferimento opportuno, quindi prendo l'estrusione e gli dico di creare un piano di riferimento al volo da qui, quindi scelgo il comando piano, seleziono la superficie cilindrica, gli dico da qui che deve essere un piano tangente a quella superficie che non è cilindrica, scusatemi, ma è troncoconica. A questo punto scelgo anche con il control il piano front. In questo modo lui mi mette un piano tangente a quella superficie troncoconica perpendicolare al piano front e di conseguenza è proprio nella posizione che a me serve. Gli do ok, rimetto in play l'estrusione, mi sceglie automaticamente quel piano come piano di sketch, tant'è che se mi oriento sul piano di sketch mi consente di costruire lo sketch proprio su questo piano. Per fare quell'asola posso o disegnarla manualmente o altrimenti, perché no, proviamo ad usare la tavolozza di sketch e sotto forme mi scelgo questo tipo di sketch che mi dà la totale lunghezza di quell'asola e la trascino dentro. E in realtà quest'asola la posso ruotare esattamente di 90 gradi, me la rimpicciolisco un pochino perché è un po' troppo grossa, la avvicino al riferimento, che in questo caso è questo, e confermo
la geometria della tavolozza di sketch che io ho inserito. A questo punto devo cambiare alcune quote, sappiamo che questa deve essere 22, vediamo la quota di larghezza dell'asola deve essere 8, a questo punto prendiamo una quota che va da questo vertice a questo puntino qua che in questo caso no, me lo dovrebbe dare, eccolo qua col tasto destro me lo dà, lo selezioniamo, tasto centrale e questo deve essere 3 mm. Confermiamo, invertiamo, rimuoviamo materiale, la profondità di questo taglio deve essere, la vediamo qui, deve essere 4 e confermiamo. Notiamo che quest'asola ha già i tre assi, l'asse centrale e i due assi di estremità che mi possono servire magari per il montaggio in assieme di quella chiavetta, ma anche per una corretta rappresentazione sul disegno. Ok, passiamo a altre lavorazioni che sono gli scarichi che vediamo qui. Questo scarico che ha diametro interno 17,7 e larghezza 2, ma anche sull'altro ce n'è uno simile, sempre in questo caso larghezza 1,5, diametro 17,7. E quindi li vado a fare. Potrei farli con un'unica rivoluzione volendo, o altrimenti li posso fare con due estrusioni o anche con due rivoluzioni separate. Ma quasi quasi per una questione di... No, li faccio con due rivoluzioni separate che credo sia più pulito come concetto. Ok, mi prendo i riferimenti che mi servono, che sono questo e questo. Mi disegno una center line, quindi un asse di mezzeria, prendo il rettangolo e mi faccio questa sezione qui. Quindi questo che è il diametro lo modifico a 17,7 e questa lunghezza deve essere di 1,5. Confermo, lui capisce che deve essere una rimozione di materiale, quindi mi attiva già il tasto relativo e confermo. Stessa cosa dall'altra parte, di nuovo rivoluzione, scelgo il piano front, mi oriento sul piano di sketch, mi prendo i riferimenti che mi servono, che sono questo e questo, prendo il comando rettangolo e mi disegno un rettangolino così, mi metto l'asse di mezzeria, qui questa quota deve essere da 2 e il diametro deve essere sempre da 17,7. Confermo di nuovo e confermo ancora la rivoluzione. Ok, abbiamo fatto gli scarichi, abbiamo fatto le sede per le linguette, dobbiamo fare le cosmetiche e poi possiamo passare agli arrotondamenti. Le cosmetiche in Creo servono per rappresentare una filettatura, perché normalmente una filettatura non si va a modellare, ma si va a rappresentare come in questo disegno con una linea più sottile. Ed è proprio quello che andiamo a fare sul modello, cioè creare una cosmetica che in realtà è una superficie cilindrica che rappresenta, nel caso di filettature esterne, il diametro di nocciolo della filettatura. E quindi lo andiamo a fare molto velocemente. Il comando lo troviamo sotto progettazione cosmetica filetto. Eccola qua. Gli diciamo qual è la superficie che deve essere filettata, questa, la superficie di partenza della filettatura questa, e poi come profondità possiamo anche dirgli da qui che la profondità deve essere fino a un riferimento che gli selezioniamo, che può essere anche questa superficie qui. Poi la filettatura può seguire anche i vari standard, in questo caso gli diciamo che dobbiamo utilizzare lo standard ISO, che è già, diciamo, di default selezionato, e scegliamo il tipo di filettatura, che sicuramente sarà una filettatura con il passo più grande che c'è, un M20 x 2,5. E confermiamo. La cosmetica in realtà in visualizzazione ombreggiata non si vede, ma se passo alla visualizzazione non ombreggiata la vedrò. Eccola lì. Poi ovviamente la cosmetica si vede sulla messa in tavola quando vado a sezionare il modello perché vedrò appunto le linee che rappresentano il fondo del filetto.
Idem dall'altra parte, cosmetic thread, seleziono la superficie, seleziono la partenza, selezioniamo il riferimento dove deve arrivare la cosmetica, ovvero questo, e gli diciamo sempre lo standard che vogliamo utilizzare, sempre un ISO e un M20 per 2,5. Ok, anche in questo caso cambiando visualizzazione noteremo che c'è questa cosmetica qui di color magenta, più o meno. Ok, passiamo agli arrotondamenti. Allora, direi che gestiamo innanzitutto gli arrotondamenti che troviamo sui vari spallamenti. Vediamo. Allora, abbiamo questi due che sono da 2,5. Poi abbiamo questo che è da 2. Anche questo e questo sono da 2,5. Quindi intanto faccio tutti quelli da 2,5, cercando di stare attento a non perdermi qualche passaggio. Quindi arrotondamento, questo, questo. Col control li sto selezionando, questo e questo. La 2,5 è già selezionato e quindi confermo. Poi vado a fare... Ah, qui c'è un raggio 1,5 e qui c'è un raggio 1. Li vado a fare 1,5 e poi senza control perché devono essere diversi. Qui deve essere 1 e confermo. Poi ancora, qui c'è un raggio 0,8, qui c'è un raggio completo sull'altro scarico. Chissà, potrei fargli anche un'unica feature di raggio. Ah, poi ho qua un raggio 2, quest'altra parte non ce l'ho. Quindi direi che vado a fare un ulteriore raggio. Mm, Però ora che ci penso ho trovato un piccolo errore, perché in realtà in questa zona lo scarico è spostato, altrimenti non avrei questo spigolo da raggiare, quindi lo scarico è proprio a fine filettatura, quindi è più spostato. Vediamo un attimo se riesco a trovare quella quota. Vediamo se ce l'ho qui. Eh sì, qui ho la quota da 2, che mi sta a indicare che questo scarico inizia a 2 mm da questo spallamento. Quindi andiamo a correggere quella rivoluzione, annulliamo il round che stavo facendo. Questa rivoluzione qui andiamo a correggere, cosa che comunque può essere costruttivo saper fare. Andiamo a fare modifica di definizione su quello sketch. E cosa c'è qui? Abbiamo questo vincolo di tangenza che in realtà cancelliamo, lo selezioniamo, facciamo cancel e vediamo un attimo. Spostiamo tutto in questa direzione, gli diciamo che in realtà questo oggetto si deve essere vincolato a questo riferimento e poi ci deve essere questa quota che deve essere da 2. Questo abbiamo detto che era da 17,7, 1,5 rimane e confermiamo. In questo modo abbiamo corretto il problema. Ok, quindi possiamo fare l'arrotondamento da 2 qui e confermiamo. Direi che facciamo un altro arrotondamento che mi fa l'arrotondamento completo su questo scarico qui, selezionando questo spigolo. Con il control selezioniamo l'altro, tasto destro, arrotondamento completo. Poi di nuovo round, andiamo dall'altra parte. Io direi che arrotondo entrambi questi spigoli di questa gola, non con un arrotondamento completo, ma con un arrotondamento da 0,8. Punto 8 e confermiamo.
Quindi questi arrotondamenti sono stati inseriti, ce ne saranno sicuramente degli altri, che sono qui questo raggio da R2 che sicuramente simmetricamente ce l'abbiamo anche dall'altra parte, raggio 16, qui raggi non ce ne sono nella parte superiore, qui abbiamo un raggio 1,5 sullo spallamento e il raggio 6 e 6 sugli scarichi dei due bracci di manovella e poi mi sembra che non c'è nient'altro, ma poi lo riverifichiamo. Quindi andiamo sui contrappesi e andiamo a fare i raggi da 2 innanzitutto. Quindi qui vediamo se poi premo CTRL, questo lo tolgo. No. Quindi no, selezioniamo questo, 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 questo e sono da 2. Poi i raggi da 16, anche se qui mi danno un effetto che a me non piace. Poi andiamo a fare i raggi da 6 qui, qui, qui e qui. Questi sono da 6. Ok, qui mi possono, allora, nella parte superiore mi possono anche andare bene perché vengono puliti. Qui non vengono benissimo, quindi possiamo vedere o di correggere questo o di correggere questo. E lo facciamo andando sul round, facendo modifica definizione. Proviamo a vedere con il modo transizioni se questa transizione la riusciamo a gestire in maniera diversa. No. E allora passiamo al round precedente, modifica definizione, passa a modo transizioni, gli dico fermati in maniera diversa. Ok, qui mi piace, però lo devo fare anche sulle altre transizioni di quel round. Quindi transizione, seleziono questo, tasto destro, stop caso 1, poi qui, tasto destro, stop caso 2, vado qui, stop caso 1, vediamo un po', confermiamo, e adesso anche l'altro round è venuto più pulito. Ok, questa cosa l'abbiamo risolta. Passiamo a vedere se ci sono altri round che sicuramente mi sono sfuggiti. Questo da 1,5 e poi mi sembra basta. Quindi di nuovo round, seleziono questo, CTRL, seleziono questo, 1.5, CTRL D, faccio un ultimo check, scusatemi, ma poi bisogna essere molto attenti per verificare che ci sia veramente tutto. Se notate che mi manca qualcosa fatemelo sapere nei commenti, ma questa lavorazione l'ho inserita, i fori li ho fatti, le cave per le linguette le ho realizzate, questo scarico l'ho fatto e l'ho anche arrotondato, anche qui. Gli scarichi a fondo filetto l'ho fatti, li ho anche corretti dove c'era qualche problema, le cosmetiche per le filettature le ho inserite e direi che c'è tutto. E quindi posso chiudere il video, passiamo solo a una presentazione un po' più carina che può essere questa prospettica e magari mostriamo anche una visualizzazione ombreggiata con riflessi che ci consente anche di attivare delle opzioni che sono un po' più realistiche. Ok, direi che con questo video è tutto e quindi vi saluto e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao a tutti!